La parola adolescenza deriva dal latino adolescere e significa letteralmente crescere. E prima di Stanley Hall, e quindi prima del 1900, questa concezione che sta appunto tra l'infanzia e l'età adulta semplicemente non esisteva. L'infanzia finiva e l'età adulta iniziava. Influenzato dallo Sturm und Drang, il movimento letterario sorto in Germania nel XVIII secolo, Hall chiamava appunto l'adolescenza Sturm und Drang, che significa per l'appunto tempesta ed impeto. Una fase quindi di sentimenti contrastanti, di malessere, di ribellione, dove appunto anche la consapevolezza di se stessi e dell'ambiente cresce moltissimo. Si passa dalla fase del bambino, dove secondo Hall si hanno per lo più inclinazioni animalesche, a una fase in cui appunto lo slancio evolutivo si attenua, si è più autocoscienti e sensibili e quindi inclini alla depressione. Questa fase infatti non esprime un momento preciso o una fascia d'età stabilita. Si presume che inizi a 11 anni per completarsi del tutto a 23. E adesso permettetemi di fare un piccolo ragionamento al riguardo, ma non penso che sia così. O almeno sì, se si parla di trasformazioni e stravolgimenti fisici che avvengono appunto e iniziano durante la pubertà, ma da un punto di vista psicologico non credo proprio. L'età non determina affatto la maturità psicologica di un individuo che molto spesso addirittura non raggiunge mai durante il corso della vita. Stanley Hall disse che l'adolescenza è quel momento in cui le parti migliori e peggiori dell'animo umano si danno battaglia per il suo successo. Il mondo là fuori è pieno di gente con più di 40 anni sulle spalle che non ha mai raggiunto in realtà quell'adolescenza, quella fase che avrebbe dovuto renderli maturi. La riprova sociale non ci aiuta affatto in questo. La riprova sociale è infatti quel comportamento che attuiamo quando in una situazione di incertezza iniziamo a guardare cosa fanno gli altri in quella situazione e ci convinciamo che quella sia la cosa giusta da fare. È quel fenomeno che ti spinge a lasciare una precisa offerta ad un artista di strada se molte persone hanno già fatto lo stesso. È la stessa che convince molta gente a comprare un prodotto di una marca famosa solo perché appunto è famosa e tutti fanno così, e non magari perché fa al caso nostro. E ahimè la stessa che ci inibisce e ci fa scegliere di andare avanti per la nostra strada se assistiamo ad una rissa molto violenta o ad un incidente, o non ci fermiamo per primi a controllare se quel senzatetto accasciato sul marciapiede stia effettivamente bene. La riprova sociale ci spinge a non fare niente se gli altri non fanno niente e a lasciar fare agli altri il primo passo prima di farlo anche noi. Ci sono davvero parecchi eventi nella storia, purtroppo estremi, che si sono trasformati in tragedie a causa della riprova sociale, che potevano essere evitati se il singolo avesse ragionato con la propria testa e seguendo i propri principi morali, invece di fare quello che fa la maggioranza. Ma di questo magari ne parleremo meglio una prossima volta. Lo Sturm und Drang promuoveva soprattutto la comprensione, l'accettazione e l'amore di noi stessi e di quello che veramente siamo, ma molto spesso ci limitiamo nel farlo, perché magari perseguiamo un ideale che per definizione è una moda che passerà, compromettendo quello che veramente vogliamo, quello che realmente siamo. È per questo che durante questa fase si prova la depressione, a causa di un conflitto interno tra quello che siamo e quello che la società si aspetta che siamo. Una società che disumanizza l'uomo.